Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Mettiamo che foste vissuti esattamente un secolo fa, negli anni '20 del Novecento. Mettiamo anche che aveste sofferto di una leggera depressione e che foste andati da un medico per lamentarvi dei vostri continui sbalzi di umore. Forse a quel punto il dottore vi avrebbe detto: non si preoccupi, risolviamo subito. Le tolgo 2 molari e un canino. Ma si può davvero curare una depressione estraendo dei denti? Ovviamente no, ma all'epoca il motivo per una terapia così bizzarra stava nella teoria delle infezioni focali. Si tratterebbe di infezioni secondarie che, partendo da un focolaio infettivo, per qualche ragione riescono ad arrivare fino a parti del corpo e organi distanti dal focus originario. Un esempio classico sono le tonsille, che se non curate durante l'infezione da streptococco potrebbero far ammalare il bambino in siti distanti dalla gola, come l'endocardio, i reni, le vie urinarie o le articolazioni. Si è ipotizzato che il passaggio delle infezioni in diverse parti del corpo possa essere causato dalla diffusione di batteri o tossine o da reazioni di tipo allergico, ormonale, eccetera, ma non tutti gli studiosi concordano. Secondo alcuni l'intera teoria delle infezioni focali potrebbe essere senza fondamento perché i dati sono incerti e contraddittori. Però nella prima metà del Novecento le infezioni focali erano una vera e propria moda tra i medici e, come abbiamo visto, spesso a farne le spese erano i denti dei pazienti. Fin dal 1910 si era diffusa l'idea che le infezioni alla bocca fossero la causa di un lunghissimo elenco di malattie: anemia, gastrite, colite, febbri oscure, disturbi nervosi, infezioni reumatiche, malattie renali, eccetera. La conseguenza, come è facile immaginare, fu che qualsiasi dente malato veniva estirpato senza scrupoli e qualche studioso avanzò l'idea che perfino alcuni tra i denti sani andassero tolti in via preventiva. Ma ci fu un medico che portò queste teorie a un livello davvero estremo. Era il dottor Henry Cotton. Cotton era il direttore medico al Trenton State Hospital nel New Jersey e, a dire la verità, molte delle sue idee erano davvero ottime e progressiste. Aveva per esempio abolito il contenimento dei pazienti psichiatrici che non venivano più legati quindi ai letti e si era battuto perché i terribili manicomi dell'epoca venissero sostituiti con delle cliniche all'avanguardia immerse nel verde. Il vero errore di Henry Cotton fu di applicare la teoria delle infezioni focali alla psichiatria in maniera radicale, convincendosi di poter curare qualsiasi malattia mentale con le tenaglie da dentista. Ogni scienziato corre il rischio di innamorarsi troppo della propria teoria, tanto da rifiutarsi di ammettere quei dati che la confutano. Cotton perseverava nel suo errore in modo testardo. Se un suo paziente era affetto da psicosi o schizofrenia, gli toglieva alcuni denti. Se dopo l'estrazione il paziente non era guarito, Cotton ne deduceva non che la sua teoria fosse sbagliata, ma che evidentemente il focolaio dell'infezione non si trovava nei denti. Passava quindi alla tonsillectomia e alle procedure chirurgiche per pulire i seni nasali. Se ancora la malattia mentale non scompariva, per Cotton non c'era dubbio che il responsabile fosse qualche altro organo infetto, che andava prontamente rimosso. La lista degli organi asportati da Henry Cotton fa venire davvero i brividi. Furono estratti più di 11.000 denti e ci fu chi si ritrovò senza cistifellea, senza milza, addirittura senza stomaco.
Il principale responsabile delle infezioni focali veniva molto spesso individuato nel colon, l'organo più asportato di tutti. I pazienti ricoverati al Trenton State Hospital cominciarono ad essere comprensibilmente terrorizzati all'idea di finire sotto i ferri del chirurgo e in alcuni casi dovettero essere portati di forza nella sala operatoria. Lamentarsi non serviva a nulla, visto che erano comunque considerati dei pazzi. Eppure c'era anche chi faceva la fila per farsi trattare con queste tecniche all'avanguardia. Per chi soffriva di una malattia nervosa o mentale, l'idea di poter guarire con una semplice operazione chirurgica doveva sembrare un sogno, soprattutto in un'epoca in cui i manicomi erano essenzialmente delle carceri, in cui si entrava per non uscirne più. Henry Cotton raggiunse quindi una fama enorme, guadagnandosi onorificenze dalle associazioni mediche di mezzo mondo, e arrivò addirittura ad aprire la sua propria clinica privata in cui esaudire le richieste dei suoi pazienti più facoltosi. L'unica ad avere qualche riserva fu la giovane dottoressa Phyllis Greenacre, a cui era stato commissionato uno studio sui metodi di Cotton. La sua inchiesta sollevò dubbi pesanti sull'operato del chirurgo. La ricercatrice raccontò che i pazienti dell'ospedale le erano sembrati fin dall'inizio stranamente inquietanti, finché non si era resa conto del motivo di questo disagio. Erano quasi tutti senza denti. Molti erano incapaci di parlare o facevano fatica a mangiare. Dalla sua indagine emergeva che l'85% di successo delle terapie sbandierato da Cotton era discutibile e che l'ospedale punta di diamante della nuova medicina dal volto umano era malsano tanto quanto i vecchi manicomi. Queste dure critiche giunsero fino al Senato del New Jersey, che aprì un'inchiesta, ma il tutto si risolse in una bolla di sapone anche grazie alle conoscenze altolocate del primario e la Greenacre venne messa a tacere. Quando Cotton morì nel 1933, la sua fama era ancora relativamente intonsa, tanto che egli venne elogiato come uno dei pionieri nella battaglia alle malattie mentali. Eppure negli ultimi anni della sua vita c'era stata una crescente ondata di scetticismo nei confronti dei suoi metodi, tanto che egli stesso era caduto in depressione. E se non altro gli va riconosciuta la buona fede, perché pare che si sia curato dai pensieri cupi facendosi levare un paio di denti. Allora Silvia, che cos'è questa strana chimera, questo mostro? Questo cofano concatenato è un pesce appartenente alla collezione Spallanzani. In realtà, come si può supporre, non è un vero pesce, ma il frutto di una artificiosa unione di una parte di un pesce vero, la coda di un pesce della famiglia dei cofani, con una testa in scagliola, denti di cartone e occhi di cartapesta. Un oggetto molto particolare che Spallanzani teneva nella sua collezione. Chi era Lazzaro Spallanzani e perché è importante? Lazzaro Spallanzani è uno scienziato del Settecento, nato nel 1729, morto nel 1799, quindi vive in pieno nell'epoca dei lumi. È uno degli artefici, forse il principale artefice, del passaggio dalla filosofia naturale alle scienze moderne. La sua importanza sta nell'aver introdotto il metodo sperimentale nelle scienze della vita. Nelle scienze fisiche già era praticato, ma lui lo applica con una sistematicità quasi patologica alle scienze della vita, e questo fa sì che la biologia, la fisiologia, tutti gli studi sulla circolazione, digestione e generazione compiano un enorme salto in avanti. Quindi il fatto che tenesse questo oggetto nella sua collezione era un po' un riferimento al passato, diciamo, alla filosofia naturale, che era il metodo precursore a quello poi scientifico. Sì, Spallanzani era incaricato di dirigere il Museo dell'Università di Storia Naturale di Pavia, dove faceva anche lezioni, era docente. E sicuramente là aveva un museo rigorosamente ordinato secondo lo stato della scienza dell'epoca. Nel museo domestico c'è questo strano connubio tra pezzi da Wunderkammer, di cui lui si circondava sicuramente per il fascino che esercitava su di lui l'elemento naturale trasformato dalla mano dell'uomo, con una collezione invece scientifica in cui compaiono anche pezzi su cui evidentemente ha eseguito delle sperimentazioni.
La prostituzione nella Roma antica era largamente tollerata. Le prostitute di più alto rango erano chiamate famose, poi c'erano le cortigiane di classe, chiamate delicate. Chi non poteva permettersi simili raffinatezze frequentava i bordelli, le terme e le taverne, dove attraverso la mediazione dei lenoni si potevano trovare le prostitute regolarmente registrate. Infine arrivavano le postribule, le più povere tra le tante donne che si vendevano per denaro, e le ambulate, che esercitavano il mestiere per strada. Ma forse le più curiose ai nostri occhi erano le bustuarie, chiamate anche nocticule, che esercitavano di notte all'interno dei cimiteri. La loro specialità era assecondare le fantasie più lugubri, spesso esaltando il loro aspetto che oggi definiremmo dark. Volto pallido, movimenti lentissimi e occhi vitrei e inespressivi come quelli di una morta. Secondo Marziale, i principali clienti di una bustuaria erano i vedovi recenti, per i quali la prostituta fingeva di essere una sposa cadavere e gemeva in modo lamentoso e cupo durante l'amplesso. Anche Catullo e Giovenale accennano alle nocticule, tra le quali celebri erano una certa Licia, frequentata anche da personaggi di rango, e soprattutto Nuctina, la più inquietante ma anche la più ricercata tra le professioniste di questo genere. Dopo l'atto sessuale, i clienti si godevano il macabro spettacolo di Nuctina che si ritirava a dormire all'interno di una tomba che portava il suo nome. 2 monete d'oro, che erano l'onorario tutt'altro che economico per i servigi della donna, venivano poste sui suoi occhi come obolo per Caronte. Se questa puntata vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere nessun episodio. Arrivederci al prossimo strano, macabro e meraviglioso appuntamento.